guerra civile è stata davvero orribile. La maggior parte delle persone persero la loro vita. Il 90% delle case furono bruciate. Non voglio che i miei figli diventino minatori di diamanti. Lo faccio per i miei figli, ma è durissima. È per loro che sto lottando. Sono la mia unica ragione, la mia più grande motivazione. L'opera che vedete dietro di me, stavo cercando quei diamanti che spesso ammiriamo nelle vetrine o che indossiamo oppure che regaliamo in quelle occasioni più speciali. Ecco, vi sareste mai immaginati che la pietra più preziosa del pianeta venisse cercata dalle mani più povere del mondo? Questa mattina mi hanno detto che se non trovo nulla non ci sarà cibo per me. Devo trovare un diamante. Ma se non trovo nulla, vengo frustrato e non mi danno da mangiare. Il mio nome è Giuseppe e ho una missione: girare il mondo per incontrare i personaggi più straordinari del pianeta e fargli una semplice domanda: cos'è per te la felicità? Benvenuti nel progetto Happiness. Ci troviamo a Koidu, un nome che probabilmente non vi dirà assolutamente nulla, ma da questa città situata nel cuore della Sierra Leone sono stati estratti i diamanti più preziosi del pianeta. Infatti è anche soprannominata The Diamond City. E noi siamo qui per scoprire chi sono i veri cercatori della pietra più preziosa per l'essere umano. La storia dei diamanti di Koidu inizia negli anni 30, quando casualmente dei contadini trovano strane pietre luccicanti. Da lì a poco, minatori e compagnie minerarie da ogni angolo del pianeta si riversano in Sierra Leone per trasformare il paese in uno dei giacimenti di diamanti più ricchi al mondo. Tuttavia, questa grande scoperta insieme a ricchezza e speranza porta anche violenza e cupidigia. E così basta poco per trasformare i diamanti della provvidenza in diamanti insanguinati, soprattutto durante la guerra civile sierraleonese, dove furono usati per finanziare le fazioni ribelli. Oggi la guerra è un lontano ricordo, ma Koidu continua ad essere la città dei miracoli, in cui centinaia di commercianti di diamanti trafficano le pietre più preziose al mondo. Noi stiamo per incontrare il comandante, così viene chiamato qui il leader dei commercianti, per capire meglio come funziona il business dei diamanti, per poi arrivare alla fonte, ai cercatori di diamanti. Questi sono 5 pezzi. Sono di 10 carati con 48% di purezza. Quando troviamo una pietra come questa, ecco, la pesiamo. E quando è almeno 4 carati, ci dobbiamo assicurare che rispetti le 4C dei diamanti. Il carato, il colore, la chiarezza e il taglio. Usiamo una lente per stabilire la qualità del diamante, per assicurarci se sono presenti impurità nel diamante. Cerchiamo di individuare macchie nere e rosse, ferrose e sulfuree. Lei si ricorda il periodo in cui questi diamanti venivano usati per la guerra civile? Sì, me lo ricordo bene. Sai, i ribelli usarono questi diamanti per finanziare la guerra. Quando arrivarono qui, fecero in modo di cancellare ogni traccia di vita da Kono. La guerra civile fu davvero orribile. La maggior parte delle persone qui persero la vita. Per farti capire meglio, tutta la città fu rasa al suolo e il 90% delle case furono bruciate. Non è facile per il comandante raccontarci della guerra civile, e notando l'emozione nei suoi occhi decidiamo di spegnere le telecamere.
Ci racconta però con una certa disillusione che i diamanti abbiano fatto ammalare lui e la sua gente, che dedica intere vite a cercarli freneticamente. Con molta cautela chiedo se è possibile poter entrare in una delle decine di miniere della città per parlare con i cercatori. E sorprendentemente il comandante accetta. Credo che la nostra curiosità abbia fatto simpatia al comandante, che ci ha permesso di andare a visitare alcune delle sue miniere, con però il suo braccio destro. Altrimenti sarebbe stato impossibile per noi accedervi. Qui è tutto controllato, ovviamente, non si può scherzare. Sui diamanti è un business importantissimo nel quale lavorano tutti quanti, uomini, donne e bambini, ogni giorno. E qui vi dovete immaginare che in realtà Koidu è semplicemente un villaggio all'interno di una grandissima miniera in cui sono tutti coinvolti. I cercatori di diamanti di questa zona ci hanno consigliato di non andare oltre questo limite, perché il muro di pietra che vedete dietro di me è il confine, la barriera tra questa miniera artigianale e una miniera gestita, protetta, controllata da una multinazionali minerarie che stanno scavando quella zona, che poi abbandoneranno, e quindi poi gli artigiani avanzeranno e cercheranno di prendere i diamanti che forse resteranno. Eh già, qui a Koidu l'estrazione dei diamanti è un affare di famiglia. Interi nuclei familiari, compresi i bambini, sono coinvolti nel processo di estrazione. La povertà e la mancanza di altre opportunità spingono tutti i membri della famiglia a lavorare insieme per sopravvivere. Ogni santo giorno si svegliano all'alba e vanno nelle miniere, sperando di trovare quella pietra preziosa che possa cambiare le loro vite. Ma non succederà, perché i terreni a cui hanno accesso sono quelli già setacciati dalle compagnie minerarie internazionali, che ovviamente con i loro macchinari riescono a estrarre la maggior parte dei diamanti dai depositi più ricchi. Una volta terminato il lavoro, abbandoneranno i terreni, lasciando dietro di sé poco più che sabbia e ghiaia. L'estrazione dei diamanti ci permette di sopravvivere, ma è dura, davvero dura. Almeno però guadagniamo qualcosa. Non voglio assolutamente che i miei figli diventino minatori di diamanti. Sto lottando per loro. Voglio che ricevano un'istruzione di qualità al massimo livello. Faccio tutto questo lavoro e mi sporco le mani per farli studiare. Non voglio che finiscano come me. Sono qui per i miei figli, ma è dura. È per loro che sto lottando. Sono la mia unica ragione, la mia più grande motivazione. Ecco, vedi questo? Ragazzi, hanno appena trovato un piccolo diamante grezzo che in realtà ai miei occhi non sembra neanche un diamante, perché è sporco, tra virgolette, mentre in realtà mi stanno spiegando che il colore di questo diamante è arancione, deve essere semplicemente pulito, e poi devono capire, portandolo nei negozi del villaggio di Koidu, capire quanto vale. Qual è il diamante più grande che hai trovato nella tua vita? In tutta la mia vita ne ho trovato uno da 7 carati. Sì, 7 carati. Uno da 4 carati. Ne ho trovato uno da 5 carati. Uno da 9 carati, ma non era un diamante pulito. Quello è stato l'ultimo diamante che ho trovato. E ne sto cercando un altro adesso. Ne voglio uno più grande questa volta. Sembrerebbe una giornata fortunata per qualcuno, ma questi piccoli diamanti vengono venduti in città a circa $5-10 l'uno, il minimo per far mangiare la propria famiglia. Bellissimo. Con questa lente riesci a vederlo, ad apprezzarlo molto meglio. Wow. Quando lo vedi così pensi, capisci perché l'uomo impazzisce per una pietra. Bellissimo. Bellissimo, sì. Ancora non sapevo però che quello che avevo visto fino ad ora non era nulla. Appena fuori dalla città si trova una delle miniere illegali più grandi di Koidu, un luogo nascosto agli occhi del mondo e dove le condizioni di lavoro sono estremamente pericolose. Entrare qui non è affatto facile, sono ben sorvegliate per evitare interferenze esterne. Quello che riusciamo a documentare con le telecamere però non è facile da descrivere a parole. Attorno a noi ci sono bambini piccolissimi che sono obbligati ad aiutare i loro genitori per cercare i diamanti. La quantità di bambini è altissima perché le famiglie preferiscono tenere tutto quello che trovano
dentro la famiglia. Se dovessero pagare anche un operaio dovrebbero dividere il guadagno della giornata con delle persone fuori dalla famiglia, mentre invece purtroppo se si fanno aiutare dei bambini, come vedete anche piccolini, tutto quello che guadagnano rimane alla famiglia e possono mangiare di più, possono avere un tenore di vita leggermente più alto. Sotto al sole cocente trasportano tutto il giorno sacchi di ghiaia pesantissimi ad altri bambini, spesso anche i loro fratelli, che li setacceranno in cerca di diamanti. Interessante sapere che questa terra non è di nessuno in realtà, perché è lo scarto delle grandi industrie multinazionali che hanno sfruttato questo terreno, questo territorio per anni e l'hanno abbandonato. Una volta abbandonato però tutti i locals, tutti gli operai illegali vengono qui per risetacciare tutta questa terra e cercare il più minuscolo granello di diamante e anche oro che ci può essere qui, che può dargli da mangiare per una giornata. Però la cosa più importante da sapere è che tutte queste persone sono divise in gang. In realtà gang vuol dire famiglia, sono gruppi di persone che si dividono una parte di questa terra e scavano, setacciano e poi portano tutta questa terra nella pozza che si è creata durante le alluvioni, ci sono delle stagioni di piogge, sfruttano quell'acqua per lavare questa ghiaia e sperare di trovare il piccolo diamante che gli cambia la vita. Di fronte a tutti questi bambini che lavorano sotto al sole non posso avere il coraggio di lamentarmi, ma vi assicuro che le condizioni sono estreme. Ci saranno 40 gradi, sono le 3 del pomeriggio e questi bambini lavorano senza sosta. È incredibile. I bambini sembrano molto stanchi, ma incuriositi dalle nostre telecamere, chiacchierano con noi raccontandoci il loro lavoro. Quando arriviamo qui, se non c'è terra da lavare, la trasportiamo da lassù. Ce la carichiamo in spalla e la portiamo qui a lavare. Il mio amico setaccia la terra mentre io la lavo. E quando troviamo un diamante, corriamo in città a venderlo. Emanuel, Sì? cosa faresti se trovassi un grande diamante adesso? Lo darei subito a mia madre. E per fare cosa? Per venderlo. Così potremmo costruirci una vera casa. Perché dopo che trasporto sacchi pesanti mi fa male il collo e quando torno a casa non ho nemmeno un letto dove riposare. Io lavoro in miniera perché sono un orfano. Ho perso entrambi i genitori. Non ho altre opzioni, ma sono sicuro di trovare un diamante per tornare a studiare a scuola. E cosa provi quando trovi un diamante? Mi sento felice. Perché quando troviamo un diamante vuol dire che abbiamo i soldi per mangiare. Io lavoro con mia zia. Mia mamma è a casa malata. Faccio di tutto per aiutarla. Al mattino vado nelle miniere e trasporto sacchi.
Lavo la ghiaia e se trovo un diamante lo vendo e do i soldi a mia madre per comprare le medicine. Lavoriamo ogni giorno sotto il sole per trasportare la ghiaia da lavare. A volte, se siamo fortunati, quando troviamo un diamante lo vendo per far mangiare i miei figli. Altre volte invece non troviamo nulla e quindi devo prendere in prestito dei soldi per comprare qualcosa da mangiare per i miei figli. È una situazione difficile. I miei figli non meritano questo. Quando stiamo immersi qui tutto il giorno non va bene perché quando torniamo a casa alla sera iniziano a sentire freddo e io devo correre a cercare medicine per loro. Non sai quanto ho lottato prima di trovare questi diamanti. Io ho scavato mentre i miei figli portavano la ghiaia. Una volta lavata tutta, ho usato il setaccio per trovarli. 2 diamanti. Ora posso venderli per sopravvivere e comprare qualcosa da mangiare per noi. Sono molto piccoli e non hanno molto valore. Qual è il valore più o meno? Non arrivano nemmeno a 2 euro. E quanto spesso trovi questi diamanti? Non trovo diamanti ogni giorno, magari. A volte lavoro qui tutto il giorno e non trovo nulla. Dentro queste miniere i bimbi ci crescono e più diventano grandi e più si danno risposte su dove finiranno quei diamanti che loro tanto cercano. Qualsiasi diamante che troviamo è per i bianchi. I bianchi conoscono il valore del diamante più di noi e sono loro che si godono veramente i diamanti. E anche tu sai che è molto prezioso. Sì, sì, sì. Lo sai? Sì. Ma i bianchi lo sanno meglio di noi. E se oggi trovassi un grande diamante, cosa faresti? Sarei felice. Sì. Sì, sarei felice perché se ho un diamante, allora posso venderlo. Queste sono le missioni sicuramente più difficili per me da vivere perché ti sbattono in faccia la realtà. La realtà è che tutti noi siamo già felici, ma non ce ne rendiamo conto. Abbiamo tutto e non lo sappiamo. E quindi, anche se questa storia potrebbe sembrare lontana dal concetto di felicità, è proprio qui che impariamo che cos'è, è proprio qui che creiamo quei mattoncini che ci aiutano a capire che cos'è la felicità nel mondo. Eh sì, anche in un contesto difficile come questo, la felicità può ancora trovare uno spiraglio. C'è una speranza per cambiare le cose. Grazie a persone come Suleiman, che è un responsabile di ActionAid in Sierra Leone e incarna perfettamente questa speranza. Ogni giorno, con coraggio ed dedizione, lavora per portare via quanti più bambini possibile dalle miniere, offrendo loro un futuro migliore. La sua storia è la prova che, anche in mezzo a queste difficoltà, c'è la possibilità di un cambiamento. Lui sa molto bene cosa voglia dire lavorare qui, perché da bambino era anche lui un cercatore di diamanti. Tu sai molto bene quanto è difficile questo lavoro. Che cosa provano quei bambini, perché tu eri uno di loro. Sì, molto spesso nelle miniere non si mangia. Io l'ho provato. Non mangi e non c'è acqua potabile da bere. Quando vai in quelle pozze d'acqua cerchi di bere l'acqua così. Permesso igiene, permesso igiene. Era così che dicevamo. Prendi l'acqua con le mani, la bevi e passi il resto della giornata solo con quello. A volte, ad esempio, nel gruppo in cui lavoravo, se commettevi un errore, anche solo un piccolo errore, venivi frustrato. Perché lavoravo con gli adulti e io ero il più piccolo. Quanti anni avevi? Avevo tra gli 8 e i 10 anni. Come l'età di... Sì, come questo ragazzo. Sì, quando ho iniziato ero anche più piccolo di lui. Quanto pesa uno di quelli? Il peso dei sacchi può variare. Quando è pieno pesa circa 25 kg, ma varia anche in base alla persona che lo trasporta. Il sacco di Combat arriva a 15 o 20 kg. Il sacco di questo ragazzo, questo che vedi, può arrivare a circa 25 kg. Quindi lui porterà questo? Sì, questo grande, mentre Combat porterà quello. Posso provare io quello di Combat? Sì, provalo pure. Dategli qualcosa per coprire la testa. Io sono sicuro che non riesco neanche a sollevarlo. Quindi lui può farlo da solo? No, lo aiutano. Mi date una mano? Sì, Voglio sì. solo capire Il peso. Il peso, cosa fa ogni giorno? Sì. Mettilo in testa. Ok. È per i capelli. Va messo in testa. Cosa faccio? Ok? Sì, vai, vai, vai. Sì. Sì. Wow. Dove vado?
Laggiù! Accompagnalo, Comba. Questo è il carico di Comba. Wow, Mettilo giù, mettilo giù. stanno ridendo tutti qua, va. L'unico che non ride sono io perché Aiutatelo, dai! veramente ho capito che cosa vuol dire. È pesantissimo. Pesantissimo. E lui lo fa ogni giorno. Ogni giorno, ogni Non ho parole. mattina. Mettilo È giù. veramente Aiutatelo, pesante. aiutatelo. Sai, è divertente, ma non lo Hai è. provato quello che prova Comba. Non lo è. Sei forte. Sei veramente forte. Ecco perché se noti, il loro sviluppo fisico è diverso da un bambino con una vita normale. Se sai l'età di Comba, per esempio, quanti anni hai ora? 13 anni. 13 anni. Se guardi un bambino di 13 anni che vive in città, vedrai che sarà più alto e sviluppato di Comba. veramente? Ma a causa del lavoro che sta facendo, la struttura di Comba non si sviluppa normalmente. La sua crescita è bloccata rispetto a un bambino che vive una vita agiata o benestante. Questa è una delle conseguenze dell'estrazione mineraria sui bambini. Modifica la loro crescita. Ma se non fa questo e la famiglia lavora senza Comba, lui non potrà mangiare oggi. Davvero? Sì, questo è come una sorta di regola per tutti i minatori. Era così anche per me. Questo è quello che Comba e la sua famiglia fanno ogni giorno. Questa miniera non è per i bambini. Questo non è un lavoro per loro. Questo è sfruttamento minorile. L'hai appena visto lì. Sai cosa si prova a portare anche solo 10 kg di sabbia da qui fino al punto di lavaggio o per 3 o 4 chilometri. Questo è quello che questi bambini lavoratori fanno ogni giorno. Fanno 20-30 viaggi. Cosa possiamo fare per fermare tutto questo? Noi li sosteniamo per toglierli dalle miniere. Io sono un esempio. Oggi sono qui nello staff di ActionAid. Sono stato istruito, sono andato all'università, ho ricevuto un'istruzione e sono fiero di me. Ma venire in questi luoghi e vedere i nostri colleghi, i nostri fratelli più giovani, i nostri parenti, perché in Sierra Leone è come se fossimo una grande famiglia, vederli passare attraverso tutto questo mi fa venire da piangere. Dobbiamo fare qualcosa. Sai, anche a spiegare tutto questo mi commuove. Lo so. Devi essere forte e abbastanza uomo per non lasciarti andare, ma è molto triste. Penso che sia il momento di unire le nostre forze per porre fine a tutto questo. Dobbiamo fermare tutto questo. A fine turno riceviamo un invito davvero inaspettato. Stiamo andando a casa di Comba e della sua famiglia e mi sorprende tantissimo che nonostante oggi non abbiamo trovato nulla e forse non mangeranno neanche, ci hanno invitato a casa loro per offrirci qualcosina, quel giusto per farci sentire a casa nostra, ed è toccante e anche curioso capire dove vive questa gente, dove vive Comba, dove passa il suo quotidiano, e stiamo proprio entrando a casa sua. Questa dovrebbe essere la casa di Comba. È fatta di fango e bastoni come tutte le altre del resto e stiamo per entrare. Questa è la nostra stanza. Ci viviamo io, Comba e mia moglie con i miei figli piccoli. Siamo in 6 in questa stanza. Come puoi vedere, questo è il nostro letto a terra. È il posto dove ci sdraiamo per dormire. Quante persone dormono qui? Siamo in 6 solo in questo letto. 6. 6. 6 persone dormono. Sì. 6 persone? Come fate a starci? Ci sdraiamo così. Così. Comba, vieni qui. Wow, è veramente piccolo. Vieni. Vieni, fa vedere. Curioso di vedere perché 6 persone, come possono... Così è come ci sdraiamo. Un altro bambino qui, un altro qui, mia moglie qui ed io qui, perché sono il capofamiglia. Voglio però cercare di capire da Comba cosa pensa del suo lavoro. Non credo che sia un lavoro per bambini, perché se lavori tutto il giorno nelle miniere non puoi andare a scuola e se continui ad andarci sarà l'unica cosa che saprai fare. E in più, tanti di noi muoiono lì. I sacchi sono troppo pesanti e li trasportiamo per lunghe tratte, da dove carichiamo la ghiaia a dove la svuotiamo. C'è tanta strada da fare, troppa strada.
Io devo lavorare in miniera per sopravvivere, altrimenti non avrò da mangiare a casa se non ci vado. Ma è difficile, perché quando piove dobbiamo lavorare bagnati e quando fa caldo dobbiamo lavorare sotto al sole. In più l'acqua in cui lavoriamo è pericolosa e non abbiamo cibo né acqua da bere. E qual è il valore di un diamante per te? Per i grandi è qualcosa di importante, ma non per tutti. Per me il diamante è solo una pietra. Se troviamo un grosso diamante, sappiamo che può cambiarci la vita. Passeremmo dalla povertà a una grande fortuna e potrei andare a scuola. Che cos'è la felicità per te? Mi emoziono quando posso vedere i miei amici, la mia famiglia, ma soprattutto essere vivo mi rende felice. Perché tante persone sono morte e io sono ancora vivo, quindi sono felicissimo. Anche quando vado a lavorare ogni giorno sono felice perché almeno ho la mia vita. E cosa sogni di diventare quando sarai grande? Voglio diventare presidente. Voglio aiutare i bambini che non vanno a scuola, gli orfani e i bambini come me. Voglio aiutare tutti i miei amici che non possono andare a scuola e voglio farli studiare e poi voglio aiutare mamma e papà. Le parole di Kumba risuonano come un appello universale. Nessun bambino dovrebbe lavorare nelle miniere. Nessun bambino dovrebbe sacrificare la propria infanzia per sopravvivere. Fa molto male immergermi nella vita di questi bambini, ma Suleiman mi dà speranza. La sua missione con ActionAid è cambiare tutto questo e costruire un futuro in cui ogni bambino abbia il diritto di andare a scuola, di giocare, di imparare e di sognare in grande. E prima di salutarci, vuole dimostrarmi che tutti questi bambini possono essere aiutati e mi porta a visitare la scuola che ActionAid ha costruito proprio grazie alle adozioni a distanza. Questa è la speranza che gli diamo. Vogliamo mostrargli che possono uscire dalle miniere grazie all'istruzione e noi siamo pronti ad aiutarli. E questo è quello che facciamo ogni giorno, ogni settimana, ogni anno come ActionAiders. Gli diamo supporto, gli diamo una speranza, specialmente ai bambini nelle miniere. Non sei destinato a stare lì per sempre. La tua vita può cambiare grazie a scuole come questa. Da tempo ormai stiamo documentando insieme a ActionAid la cruda realtà del lavoro minorile, con l'obiettivo di sensibilizzare il mondo e incoraggiare l'azione. E anche questa volta abbiamo visto che essere un bambino in Sierra Leone o in tante altre parti del mondo dove i bambini vengono sfruttati significa crescere troppo in fretta. Questi bambini dovrebbero avere la possibilità di vivere un'infanzia felice, di andare a scuola, di esplorare il mondo con curiosità e gioia. Dovrebbero avere il diritto di essere educati, di giocare, di crescere in un ambiente sicuro e amorevole. Eppure, per molti di loro queste cose rimangono solo sogni lontani, persi tra la ghiaia delle miniere. E quello che vi voglio dire oggi è che, anche se siamo lontani, questa realtà ci riguarda. Il privilegio che viviamo ogni giorno ci dà la responsabilità di fare qualcosa, di agire. Noi possiamo fare la differenza, possiamo regalare a questi bambini un futuro migliore, possiamo donare loro la speranza che meritano. Ricordiamoci di Kumba e di tutti i bambini che lottano per sopravvivere. Impegniamoci a fare in modo che le loro storie cambino, che le loro voci siano ascoltate e che le loro vite migliorino. Attraverso l'adozione a distanza con ActionAid possiamo davvero cambiare le loro vite. Ogni bambino adottato a distanza è un bambino che ha una nuova possibilità, un futuro che non è più definito dalla sofferenza, ma dalla speranza. Dobbiamo farlo, perché questi bambini meritano molto di più di una vita di fatica per una pietra preziosa. Meritano un'infanzia e meritano un futuro. Adotta un bambino a distanza. Cambia per sempre la sua vita e anche la tua.